Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di febbraio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Inoltre vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro, andando a vedere qual era il vostro arcano del mese di gennaio e poi capire come prosegue questa energia. Voi avevate gli amanti e per eccellenza la carta della scelta, delle decisioni importanti, però ci porta nelle condizioni di affrontare situazioni delicate, di profondo conflitto tra mente e cuore. Desideriamo una cosa, però ci possono essere delle difficoltà, quindi un mese dove abbiamo bisogno di fare chiarezza, di trovare armonia, magari soprattutto un equilibrio dentro di noi, forse anche in alcune relazioni, di saper gestire e conciliare anche possibili conflitti e atteggiamenti che possono destabilizzare e come vi dicevo soprattutto nel poter fare delle scelte per capire come proseguire in alcuni progetti e in alcuni percorsi. Questa era la vostra carta, adesso andiamo a vedere il vostro arcano del mese di febbraio e poi vediamo le vostre energie a livello personale, l'amore, il lavoro e infine i segni zodiacali da attenzionare. Allora, il vostro arcano del mese di febbraio è la carta del carro, perfetta, proprio anche a livello conseguenziale. Avevamo il 6 degli amanti e adesso abbiamo il 7. Vuol dire che si procede a gonfie vele. Il carro è una carta di movimento, è una carta di conquista, ma soprattutto ci fa capire che forse abbiamo bisogno di prendere le redini, il controllo di qualcosa, a volte anche di qualcuno, per far sì che si possa seguire la direzione giusta. Dobbiamo partire, dobbiamo procedere o dobbiamo avanzare, superare, diciamo andare avanti in alcune situazioni e farlo proprio con prontezza, con determinazione e sicurezza. Se ci sono ancora delle divergenze, in realtà non è più tempo di stare a mediare, di riflettere, di tergiversare. È arrivato invece il momento giusto di partire. Questo è il vostro arcano e possiamo procedere adesso andando a vedere le vostre energie a livello personale. Queste sono le energie che vi aiutano a capire come gestire il vostro mese, in senso generale ovviamente, quindi una specie di prosecuzione, di andare anche a vedere come si riflette la stessa energia principale, proprio quella del carro. Troviamo l'asso di spade, potere, razionalità, determinazione, coraggio, fermezza soprattutto e tanta lucidità per un'idea, un nuovo proposito, una proposta anche magari da parte di qualcuno. Quindi c'è qualcosa che salta fuori all'inizio del mese e deve essere valutata. Magari può partire da voi come idea, diciamo, da proporre o da realizzare per voi stessi, può anche arrivare a livello esterno. Di sicuro è un qualcosa, visto una tanta energia legata all'aria, che vi metterà nelle condizioni di mettere un bel punto fermo, soprattutto nei pensieri, nelle preoccupazioni e anche forse nelle situazioni un po' più complesse e difficili che state vivendo. Qui nasce l'idea
a metà del mese invece c'è l'azione. Come vi dicevo infatti, riflette quella parte del carro che bisogna intervenire, forse anche duramente in alcune circostanze, perché il re di spade è un po' cattivello per questo aspetto, e cioè fermezza, determinazione di più, ancora di più, e tanta lucidità, fare chiarezza. Forse siete un po' stanchi, avete bisogno di arrivare al dunque, al punto, e allora basta chiacchiere, troppe chiacchiere, troppa aria, c'è bisogno di concretizzare, di fare qualcosa. Potreste avere anche a che fare con una persona un po' ostile, che mette zizzanie, che pone anche degli ostacoli a dei vostri progetti, a delle vostre cose. E infine troviamo il 2 di coppe. Qualsiasi circostanza può voler dire che verso la fine del mese finalmente c'è un qualcosa che va ad armonizzarsi, ad equilibrarsi, ad avere anche possibilità di trovare un compromesso, un aiuto, un sostegno. Quindi se per vari conflitti e varie motivazioni, anche alcune cose che non stanno funzionando o altre che effettivamente stanno funzionando, andranno ancora meglio. Quindi bellissima carta. Anche per possibili collaborazioni e dei, diciamo, progetti che avete in mente, che però ovviamente bisogna conciliare i vari impegni e le varie cose. Adesso insieme andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, ricordo che è vero che ci concentriamo sulle coppie, single, però in realtà alcune cose possono anche riferirsi alle relazioni più importanti, di amicizia, di famiglia, eccetera. Vediamo un po'. Partiamo con il 3 di coppe. Sicuramente una carta di gioia, di un evento felice, di condivisione, di apertura, anche di socializzazione. Potrebbe esserci un lieto evento, potrebbe esserci la riuscita finalmente, diciamo, di qualcosa, anche di un progetto, di un'idea comune. In realtà può esserci anche un viaggio, un qualcosa che magari volete proprio fare in questo mese, anche per concedervi degli spazi un po' più felici, in armonia, proprio per il vostro stesso benessere, non solo vostro personale, però anche della coppia ed eventualmente se c'è una famiglia. Quindi il carro in realtà, essendo una carta di movimento, ci invita non solo all'azione, all'andare avanti, anche eventualmente di spostamenti, quindi possibili viaggi. Vediamo infine la stella, bellissima, di sogni, di desideri, di futuro. Il futuro, quando esce la stella, vuol dire che è il momento adatto per seminare quelli che poi nasceranno successivamente e che sono dei progetti che andranno a realizzarsi. Esce a dirci che è proprio il momento fatidico, il momento favorevole, giusto, perché se aspettiamo, se tergiversiamo, possiamo perdere quel momento magico. È anche un momento per rilassarsi, per purificarsi, per concentrarsi su se stessi, sul proprio benessere, su anche il benessere della coppia stessa. Potreste concedervi, che ne so, una coccola insieme. Magari sì, abbiamo parlato di un viaggio, però potrebbe essere alla spa, per dire, un qualcosa che magari non fate da un po' di tempo, una cenetta, delle coccole. Quindi in un certo senso queste carte parlano proprio di smuovere un po' le acque, che comunque ci sono delle opportunità, diciamo, positive, costruttive, per non solo migliorare il rapporto, ma proprio per intensificarlo e farlo evolvere maggiormente, e come vi ho detto adattissimo proprio per piantare quei semini che andranno a realizzarsi successivamente. Anche per chi ha intenzione di far crescere la propria famiglia, perché no, potrebbe esserci un indizio di questo tipo. Per i single troviamo la temperanza, fase di rigenerazione, di guarigione, soprattutto da situazioni precedenti.
può indicare dei cambiamenti, seppur lenti, verso una nuova fase della vostra vita, e si vede la nuova fase perché c'è il lasso di denari che porta un cambiamento positivo o una conoscenza o un qualcosa che si può concretizzare. Cioè, se avete già conosciuto precedentemente una persona, magari c'è finalmente il momento in cui ci si organizza, ci si può incontrare, ci si può vedere o intensificare questa conoscenza, o altrimenti magari già questa fase di rigenerazione vi metterà nelle condizioni di essere molto più positivi e propositivi e finalmente conoscere qualcuno, quindi portare concretezza. Che cosa vuol dire in questo ambito? Di conoscere diciamo una persona che magari si avvicina alle vostre corde, ai vostri stessi desideri o quello che state cercando, e quindi diciamo, perché no, diciamo molto interessante per sia nuovi sviluppi di situazioni già in corso, sia veramente totalmente nuovi come delle conoscenze che però possono essere interessanti, e poi vedere man mano come procede. Adesso vediamo un po' cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche e lavorative. Vediamo insieme, anche per vedere come procedono le stesse finanze. Troviamo il 5 di spade. Forse vedendo questo ambito qui è la parte più delle relazioni, di alcune cose a livello affettivo, delle cose più importanti che si possono intensificare e risolvere. Magari, le cose un po' più difficili sono le preoccupazioni, può essere il lavoro o un progetto, un qualcosa che state portando avanti da un po' di tempo. 5 di spade ci fa capire che può essere ancora un momento difficile o di spese eccessive, magari sì ci sono delle entrate, però sono le spese che sono eccessive, magari possono esserci purtroppo anche degli impedimenti a delle cose, magari degli imprevisti, diciamo purtroppo, sapendo non vi dovete abbattere, anzi magari, come abbiamo visto dalle vostre stesse energie principali, cercate di intercettare, di utilizzare la vostra arguzia, la vostra intelligenza ed esperienza, potreste già mettervi in moto nel verso giusto, quantomeno di proteggere le vostre stesse finanze dalle dispersioni e forse dalle spese non utili in questo momento, ma soprattutto per capire meglio come affrontare delle difficoltà, soprattutto quelle che non dipendono da voi. Ma come ho visto sin dall'inizio, da persone che mettono zizzanie, mi pongono degli ostacoli per dispetto, a volte purtroppo può succedere una cosa tristissima, quelle persone che così vogliono fare dei dispetti, di persone che non hanno nient'altro da fare che porre ostacoli oppure subire errori e negligenza da parte di qualcuno, eccetera, eccetera. Quindi ci sono un po' queste dinamiche un po' fastidiose. Questo vale un po' per tutti quanti, magari per chi ha il lavoro c'è immediatamente la possibilità di correre ai ripari e quindi di non eccedere con alcune difficoltà e alcune spese, e quindi di combattere, che probabilmente diciamo riuscirete a fare qualsiasi cosa. Per chi è in cerca di lavoro c'è il matto, può indicare qualcosa di imprevisto, un cambiamento molto, molto forte, forse è proprio inaspettato, può essere una proposta, potrebbe essere anche da parte vostra che vi siete stancati di alcune cose, avete deciso di fare un bel reset, ripulire tutto e ricominciare con un altro tipo di ricerca. Consiglio soprattutto con la torre di fare attenzione, di non aver fretta. C'è forse l'accezione negativa
del carro e di perdere il controllo, che magari per frustrazione oppure perché alcune cose non hanno funzionato, volete fare questi grandi cambiamenti, rischiate di porre le fondamenta di una nuova ricerca nel modo o nel posto sbagliato. Quindi meglio fermarsi. È vero che può arrivare un'illuminazione, un qualcosa di folgorante, un'idea, come abbiamo visto dall'inizio, però deve essere attenzionata, deve essere valutata se c'è la reale possibilità e concretezza. Quindi fermatevi un attimino, concentratevi su quello che desiderate veramente, non abbiate nessuna fretta, soprattutto le opportunità, le idee, le cose che verranno devono essere ben valutate, quindi massima concentrazione e attenzione. E adesso infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nel vostro mese di febbraio, capire anche magari che tipo di comportamenti e atteggiamenti aspettarsi da parte di qualcuno. Allora andiamo a vedere. Troviamo come prima indicazione Mercurio che si riferisce ai Gemelli e alla Vergine. Troviamo anche in base al significato proprio della carta oracolo, proprio cercare di fare attenzione alle comunicazioni e alle cose che vengono dette, ma sia di ascoltare per bene da parte degli altri, però sia da parte vostra. C'è un po' di tensione e c'è un po' desiderio di smuovere un po' di cose, però di farlo con sicurezza, cioè quando siete sicuri, e questo riguarda anche, diciamo, le relazioni, se vi viene proposto qualcosa, quello che vi viene detto, quindi utilizzate la vostra conoscenza, la vostra intelligenza, magari di non chiudervi, ma di condividere in modo tale da poter trovare nuove persone, nuove soluzioni e magari un qualcosa che può esservi molto utile. Poi troviamo il Toro, infatti qui parliamo di concretezza, di privilegiare delle persone che in realtà possono essere molto utili ad aiutarvi nelle cose, diciamo, concrete, risolvere dei problemi, lavoro, finanze, eccetera, però qui si parla anche di gentilezza, di accortezza, di un qualcosa di più bello, romantico, molto interessante. E poi l'Acquario, infine abbiamo l'Acquario, come vi dicevo c'è bisogno di apertura, di comunicazione, di apertura mentale, di distacco da alcune dinamiche un po' fastidiose per voi e quindi di magari accettare e capire che alcune cose devono procedere in un certo modo e più che altro mettere dei paletti in alcune circostanze, soprattutto a un certo tipo di persone. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di febbraio. Ciao!